video, come sentite già siamo caldi. Nell'episodio precedente ci siamo scaldati, oggi si fa sul serio, iniziano veramente i test Pirelli. Vi farò vedere cosa fa un collaudatore della Pirelli, cosa vuol dire testare pneumatici e in breve cosa un pilota tester deve dire ai tecnici per progredire e che sensazioni si sentono da una gomma all'altra, perché alla fine, come potete vedere, sembrano tutte uguali ma non lo sono. Adesso inizieremo con il primo TOF. Cos'è il TOF? Non è altro che un insieme di pneumatici da andare a provare. Il primo sarà una normale produzione, quindi una semplice gomma che potete anche acquistare da qualsiasi rivenditore, e di conseguenza i prototipi che hanno subito delle modifiche. Con una serie di prove in pista dovremo andare a capire se saranno migliorative o peggiorative, e mentre farò questi test vi dirò quali sono le mie sensazioni e gomma per gomma cosa deve fare un collaudatore per capire ogni dinamica di guida di questi pneumatici. Si inizia, prima ho provato la 0 che è il modello base e adesso si parte con la prima specifica e vediamo un po' come si comporta. Cosa deve fare un collaudatore? Molti pensano che bisogna semplicemente andare forte e in verità non è assolutamente così. Anzi, queste prove dove ci sono grossi cambiamenti e si parte da un foglio bianco rispetto appunto al modello base, bisogna fare il primo giro molto tranquilli per capire un po' come si comporta dinamicamente lo pneumatico, tra cui velocità negli scambi, quantità di impronta a terra, massimo angolo, trattività in staccata, tutte queste cose che guidando forte e sopra i problemi si avvertirebbero di meno. Primo giro di circospezione per capire se è tutto sotto controllo, secondo giro dove si spinge un po' di più e terzo giro dove si cerca di tirar fuori un po' il meglio senza esagerare. Il problema è che con la SC0 nuova che Pirelli ha portato nella Superbike l'anno scorso già il livello è altissimo, andarlo a migliorare è molto complicato, però noi siamo qui per questo e soprattutto quando si parte da un foglio bianco per modificare il carattere della gomma è un processo veramente lungo. Già su questa prima specifica ho trovato cose molto positive, ma è normale che si debba andare a equilibrare il tutto con prove su prove su prove e ho ancora 4 posteriori da provare. Ovviamente non vi farò vedere tutto perché uno non si può e due bisogna concentrarsi. Bisogna cercare di avere una gomma più strutturata, quindi che ti dà la sensazione di una gomma più ferma, che però ovviamente non vada a perdere grip quando te, prima parte di gas, deve star ferma e farti andare avanti. Certo. Questo problema si avverte molto di più appena metti insieme un po' di giri, Sì. secondo me. E poi soprattutto in questa pista dove è veramente tosto il graining, consuma veramente tanto, il drop sulla 0 si sente tanto, si sente anche l'inizio del movimento e tutto quel discorso lì. Pronti via, già si sente che è molto più sostenuto
sostenuta, ha veramente poca deformazione e non smorzando i movimenti parte una vibrazione che secondo me arriva da dietro, appunto, e la porta davanti, perché io la sentivo sul davanti. Ce l'hai in inserimento? Apri, molli il gas, senza freno inizia a saltellare. Secondo me è un discorso che parte dal posteriore, che non assorbe bene, e in più, essendo più caricato in avanti, spinge di più sull'anteriore. Il difetto maggiore che secondo me ha, non c'è ancora equilibrio quando vai ad aprire il gas, dà indietro troppa energia e non va a smorzarla. Io apro gas, siede e inizia e parte, ma non parte da una perdita di aderenza, parte perché la carcassa non assorbe quel primo pezzo e poi te lo restituisce subito. Ultima curva, SC0 standard, uscivo pieno gas, la moto sedeva, molta più impronta a terra, era molto lineare e poco stancante, perché spiattellava molto e ti smorzava tantissimo i movimenti. Qui invece cosa succede? Attacca di meno perché ha meno impronta a terra, ma non è un discorso di mescola secondo me, è più un discorso proprio che non ha impronta, che si sente che non schiaccia, e appena sente che prende potenza, boom, te la ridà indietro e quindi inizia a saltare e da lì ho iniziato a guidare molto più fluido. E un'indicazione del fatto che non ha impronta a terra e non ha grip è anche che il controllo, appena tu vai a puntare il gas, inizia a rattare, ma sempre anche con gomma nuova. Però così è stancantissima, perché veramente a ogni uscita di curva è wow e ti porti in movimento fino a metà rettilineo. A parte noi che qui nei Test Pirelli stiamo testando i nuovi pneumatici e soprattutto la nuova moto 2020, cosa fanno gli altri? Bene, qui ci sono già degli avversari per l'anno prossimo, perché nel box Aprilia, là in fondo, c'è il buon Ferroni che è andato molto forte, e il suo passaggio dalla Yamaha all'Aprilia mi sa che è stata una buona scelta, perché sono riuscito a fargli dietro un 2-3 giri e devo dire che quando aprono e escono dalle curve, sti cavoli. Noi sinceramente di strada da fare ne abbiamo ancora parecchia, io che devo ancora togliermi un po' di ruggine dopo 5 mesi, soprattutto la moto che, come sapete, l'anno scorso non è stato un amore a prima vista. Si preannuncia una stagione molto interessante. Vedremo nei prossimi test se riusciremo a fare un altro step in avanti e soprattutto se riuscirò a togliermi sto fastidio di dosso che proprio non mi sento ancora a mio agio in sé.